Mentre i due poeti parlano, raggiungono il ponte che sovrasta la 10ª e ultima bolgia, da cui salgono lamenti strazianti e un puzzo nauseabondo. Qui sono puniti i falsari, sdraiati o avanzando carponi, ricoperti di croste e di scabbia. Si grattano con violenza per il tremendo prurito. Tra loro, Dante si sofferma a parlare con Griffolino d'Arezzo e Capocchio di Siena. Ditemi chi voi siete e di che genti. La vostra sconcia e fastidiosa pena di palesarvi a me non vi spaventi. Io fui d'Arezzo e Albero da Siena mi fe mettere al fuoco, ma quel per ch'io morì qui non mi mena. Vero è chi dissi lui parlando a gioco, I mi saprei levar per l'aere a volo, e quei c'avea vaghezza e senno poco, volle chi li mostrassi l'arte. E solo per ch'io nol feci Dedalo, mi fece ardere a tal che l'avea per figliuolo. Or fu giammai gente si vana come la Sanese, certo non la Francesca sì d'assai. Ma perché sappi chi siti seconda contra i Sanesi, aguzza aver me l'occhio, sì che la faccia mia ben ti risponda. Si vedrai ch'io son l'ombra di Capocchio, che falsai li metalli con l'alchimia, e te dee ricordar, se ben t'adocchio, com'io fui di natura buona scimmia. Proprio quest'ultimo viene azzannato al collo e trascinato a terra da Gianni Schicchi, uno dei falsari che aveva finto di essere un defunto per assegnarsi un testamento falso. Poco più in là c'è Mirra, che si invaghì del padre e pur di giacere con lui si finse un'altra donna. Poi Dante incontra Mastro Adamo. Ha la bocca aperta per la sete, il ventre gonfio come un liuto per l'idropisia. È lì punito per aver falsificato monete e manifesta tutto il suo rancore contro coloro che lo istigarono a peccare. Dante chiede chi sono i due peccatori vicino a lui che fuman come man bagnate il verno. Lui risponde che sono la moglie di Putifarre e Sinone, che ingannò i troiani con lo stratagemma del cavallo di legno. Sinone, infastidito dall'essere stato nominato, sferra un pugno nella pancia di Mastro Adamo, che risponde con un colpo al viso. Ne nasce un feroce alterco, a cui Dante assiste con animo distaccato e insieme curioso e divertito. Ancor che mi sia tolto lo muover per le membra, che son gravi, o io il braccio a tal mestiere sciolto. Quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto, ma sì e più l'avei quando coniavi. Or pur mira che per poco che teco non mi risso. Dante si volta subito verso il maestro, provando tanta vergogna. Allontanandosi dall'ultima bolgia, i due pellegrini procedono in silenzio, attraverso un vasto ripiano, avviandosi verso l'orlo del grande pozzo centrale. In lontananza, Dante scorge nelle tenebre grandi masse informi che scambia per torri e fortificazioni di città. Fattosi più vicino, si accorge che le torri da lui immaginate sono in realtà giganti che si ergono con tutto il busto sulla proda dell'abisso, piantati coi piedi sul fondo gelato del pozzo. Intanto ode risuonare un tonante squillo di corno. È Nembrot, che promosse la costruzione della torre di Babele e ora per contrappasso urla invano parole di suono aspro e incomprensibile. Rafel Amek Zabi Almami. Anima sciocca, tienti col corno, e con quel ti disfoga quand'ira o altra passion ti tocca. Più oltre stanno gli altri giganti. Enormi masse di carne senza luce d'intelligenza, che si ribellarono agli dei e ora sono incatenati al pozzo.
Fialte, strettamente avvinto da una catena, si scuote improvvisamente e produce un frastuono simile a un terremoto. Briareo, troppo distante per essere visto, Anteo, l'unico libero da catene. Esortato con lusinghiere parole da Virgilio, prende in mano i due pellegrini e li depone lievemente al fondo del pozzo. Il nono cerchio, il fondo dell'inferno, è formato dal lago gelato di Cocito. Mentre Dante ancora guarda la parete rocciosa del pozzo, sente un dannato che lo invita a stare attento a dove mette i piedi. Guarda come passi. Va sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei miseri lassi. Si volta e vede il lago totalmente ghiacciato. Nella prima zona, la Caina, stanno immersi fino al collo, col muso fuori come rane, i traditori dei parenti. Dante si guarda intorno e vede ai suoi piedi due dannati che cozzano la testa tra di loro simili a due caproni. Ditemi voi che si stringete i petti, chi siete? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Visenzo si dichina del padre loro Alberto e di lor fue. D'un corpo usciro, e tutta la Caina potrai cercare, e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina. E perché non mi metti in più sermoni, sappi che fu il camiscion de pazzi, e aspetto Carlin che mi scagioni. I due poeti procedono verso il centro del Cocito ed entrano nella seconda zona, l'Antenora, dove stanno i traditori della patria. Qui Dante urta la testa di un dannato che si lamenta citando la battaglia di Montaperti, dove i fiorentini persero per colpa di un traditore. Perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? Maestro mio, or qui m'aspetta, sì ch'io esca d'un dubbio per costui. Poi ne farai quantunque vorrai fretta. Or tu chi sei che vai per l'Antenora percotendo, altrui le gote, sicché se fossi vivo troppo fora. Vivo son io, e caro esser ti puote, se dimandi fama ch'io metta il nome tuo tra l'altre note. Del contrario, o io, Brana. Levati quinci e non mi dar più lagna, che mal sai lusingar per questa lama. E il converrà che tu ti nomi, o che capel quissù non ti rimagna. Perché tu mi dischiomi, né ti dirò ch'io sia, né mosterrolti se 1000 fiate in sul capo mi tomi. Che hai tu, bocca? Non ti basta sonar con le mascelle se tu non latri? Qual diavol ti tocca? Omai, non vo che più favelle, malvagio traditor, che alla tua onta io porterò di te vere novelle. Va via, e ciò che tu vuoi conta, ma non tacer se tu di qua introeschi di quel che ebbe or così la lingua pronta. Bocca degli abati, sentendosi scoperto, rivela i nomi di altri traditori della patria che si trovano lì con lui. Poco più in là, un dannato morde crudelmente il capo di un altro. È Ugolino della Gherardesca, che si avventa sull'arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini.
O tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché. Ugolino spiega a Dante il motivo di tanto odio. Raggirato e catturato dall'arcivescovo, fu lasciato morire di fame con i suoi figli nella Torre della Muda a Pisa, poi chiamata Torre della Fame. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per 4 visi il mio aspetto stesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: Padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: Padre mio, che non m'aiuti. Quivi morì, e come tu mi vedi, vidio cascarli 3 ad uno, tra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e 2 dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Ahi, Pisa, vicoperio delle genti del bel paese, là dove si suona, poi che i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce, sì che li annieghi in te ogni persona. Che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle Castella, non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. I 2 poeti poi giungono nella terza zona del Cocito, la Tolomea, sferzata da un gelido vento. Sono qui puniti i traditori degli ospiti, imprigionati nel ghiaccio col volto all'insù. Le lacrime si congelano nelle orbite, formando come delle visiere di cristallo. Uno dei dannati, immersi nel ghiaccio, si rivolge ai 2 poeti e li prega di togliergli dagli occhi le croste di ghiaccio. O anime crudeli, tanto che data v'è l'ultima posta, levatemi dal viso i duri veli, sì ch'io sfoghi il duol che il cor mi impregna un poco pria che il pianto si raggeli. Se vuoi chi ti sovvegna, dimmi chi sei, e s'io non ti disbrigo, al fondo della ghiaccia ir mi convegna. Il dannato risponde di essere frate Alberigo e spiega che il suo corpo sulla terra è ancora in vita e posseduto da un demone, sorte comune anche al suo vicino Brancadoria. Dante non esaudisce la richiesta di liberare Alberigo dalle lacrime e pronuncia una dura invettiva contro i genovesi, malvagi al punto che tra loro si aggirano corpi indemoniati. Trovai di voi un tal che per sua opra in anima in Cocito già si bagna e in corpo par vivo ancor di sopra. I 2 pellegrini giungono nella quarta ed ultima zona del Cocito, la Giudecca, dove sono puniti i traditori dei benefattori, completamente imprigionati nel ghiaccio. In lontananza Dante vede quello che sembra un enorme edificio, simile ad un mulino che fa ruotare le sue pale. Com'io divenni allor gelato e fioco, non ti mandare, ch'io non lo scrivo, però cogne parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Lucifero, immenso mostro, con un capo dotato di 3 facce e 6 enormi ali di pipistrello, che con il loro moto continuo provocano il vento che raggela la palude del Cocito. Nelle sue fauci vengono maciullati Giuda, traditore di Cristo, Bruto e Cassio, traditori dell'impero romano.
due poeti si approssimano a Lucifero. Virgilio invita il discepolo ad abbracciarlo intorno al collo e il maestro, quando le ali del mostro sono abbastanza aperte, si aggrappa alle costole pelose di Lucifero. Virgilio scende lungo i fianchi del demone fino al centro della terra, al qual si traggono d'ogni parte i pesi. Poi si rivolta su se stesso e prende a salire lungo le gambe pelose del mostro, inducendo Dante a credere che stanno tornando all'inferno. Usciti per il foro di un sasso, si pongono entrambi a sedere sul ripiano di una grotta. Qui Virgilio spiega a Dante che sono giunti nell'emisfero opposto a quello dove visse e fu crocifisso Gesù. Per questo ora lì è già mattina e Lucifero appare capovolto rispetto alla posizione precedente. I due, guidati dal suono di un ruscello, si mettono in cammino lungo la natural burella e proseguono senza riposare un attimo col maestro che precede il discepolo. Lo duca e io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e io secondo, tanto ch'io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle.